Inter-Milan 1-2, abbiamo perso il derby e non so voi, ma, a me purtroppo i risultati dell'Inter condizionano molto le giornate, le settimane e quindi è iniziata davvero una brutta settimana. Più a freddo, però passata qualche ora da questa partita cerchiamo di analizzare che cosa è successo nella partita, ma non solo, perché io ho individuato al momento 3 problemi chiave, secondo me, per questa primissima parte, di stagione. 3 problemi che sono in parte un ulteriore indizio a sostegno di quella che è una mia teoria che porto avanti da inizio stagione e che voglio discutere insieme a voi in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati, amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, le nostre live alle 19:30 saranno live molto calde perché c'è molto di cui parlare. I 3 problemi, parto dal primo, un problema tattico e mi riferisco soprattutto a questa partita, ma in realtà non solo. Su questo derby, l'ho detto anche ieri, mi tocca ribadirlo anche ora, dobbiamo fare i complimenti al Milan innanzitutto, perché sono stati bravi e bisogna dirlo, erano con le spalle al muro, hanno trovato le contromisure giuste per metterci in difficoltà e ci hanno messo in difficoltà. È un Inter che perde meritatamente questo derby per come è stato giocato dalle 2 squadre, con un Milan che sembrava schierarsi un po' all'arrembaggio, troppo offensivo secondo molti, invece in realtà ha trovato il modo giusto di schermare il nostro centrocampo, con i nostri centrocampisti titolari che hanno toccato 40 palloni circa, una roba assurda per dei giocatori che sono sempre a livelli di 90, 100 palloni giocati, anche di più durante queste partite, quindi sono stati schermati con l'Inter che ha dovuto trovare delle contromisure che ad un certo punto aveva anche trovato, ma non lo ha fatto convintamente, la partita poi è scivolata giustamente sui binari del Milan. Quindi innanzitutto complimenti a loro e la prima cosa che ho pensato a caldo subito dopo la partita è stata: a Monza il Monza ha capito come ingabbiarci con il blocco basso, con le linee strette per partite più difensive. Col Milan hanno capito come fermarci con un'altra chiave, con un pressing offensivo, con un pressing alto, con giocatori a schermare i nostri centrocampisti. Mi è venuto il dubbio: attenzione, ci possono essere tanti spunti per i prossimi avversari che ci andranno a studiare, per chi vuole capire come fermare quest'Inter ci sono tanti spunti e in parte è così, in parte è assolutamente così, e tra poco ci torneremo anche su questo argomento. Allo stesso tempo però non ne sono così convinto per 2 motivi. Uno, perché in tanti continuano a dimenticarsi che questo Milan è forte e io su questa cosa ci ritorno. Avevo fatto un piccolo passo indietro, nel senso che nelle mie griglie di inizio anno avevo messo il Milan molto in alto, come una di quelle squadre con cui lottare per lo scudetto. Poi l'avvio di stagione mi aveva portato a dire: "Forse ho sopravvalutato Fonseca, forse ho sopravvalutato alcune cose". È una squadra che sta andando su un binario difficile in termini proprio di compattezza, di gruppo e di credibilità del progetto. Quindi avevo un attimo fatto un passo indietro in questo senso, ma, ehm il Milan è la seconda squadra dello scorso campionato che ha avuto un mercato in cui ha speso ancora tanto e si è rinforzato, quindi non dimentichiamocelo. Questo per dire che non tutti potranno giocare così come ha giocato il Milan contro di noi, anche proprio perché non hanno a disposizione lo stesso materiale umano. Secondo motivo è che comunque l'Inter era riuscita, come accennavo prima, ad aggirare questo problema dal punto di vista tattico e nella seconda parte del primo tempo comunque l'Inter stava crescendo soprattutto sulle fasce, stavamo venendo fuori. Quindi da questo punto di vista l'Inter ha le contromisure anche se riescono a studiarti bene e se riescono a trovare degli spunti per metterti in difficoltà. Che cosa è successo allora? Che questi problemi tattici si sono uniti secondo me al secondo problema, perché l'Inter avrebbe potuto trovare i buchi per ribaltare questa partita, qualcosina ci hanno concesso, ma il secondo problema è stato un problema di testa, soprattutto di mentalità. Io non credo che l'Inter abbia sottovalutato il Milan, non credo che l'Inter sia stata arrogante su questa partita rispetto a quello che invece dicono tanti altri. Però da un lato di sicuro la partita di Manchester ha tolto tante energie mentali e anche qui tra pochissimo ci torniamo, ma dall'altro lato secondo me inconsciamente comunque qualcuno dietro le quinte, sotto sotto si aspettava una partita un po' più facile. Ripeto, non dico che è stato sottovalutato il derby perché non ci credo, non ci voglio credere e io penso che la partita sia stata preparata bene invece, ma inconsciamente secondo me ci si aspettava una partita un po' più semplice. Questo lo dico perché l'approccio è stato sbagliato all'inizio, poi sei riuscito a venire fuori dopo i minuti di difficoltà e potevi anche addirittura meritare di andare in vantaggio. A un certo punto nella seconda parte del primo tempo comunque stavi riprendendo il controllo e stavi trovando le contromisure, ma
all'intervallo torna in campo, il Milan esce ancora una volta fuori molto meglio dell'Inter e ancora una volta c'era comunque il centrocampo titolare dell'Inter ancora, quando comunque loro riuscivano a trovare queste imbucate centrali in una maniera inspiegabile. Come arriva il primo gol di Pulisic a inizio partita è gravissimo secondo me, arriva dentro la porta praticamente incontrastato dopo il brutto errore di Mkhitaryan, ma prima del gol c'erano state altre 2 occasioni simili in cui giocatori del Milan riuscivano ad arrivare praticamente dentro l'area di rigore così con i nostri fermi e senza riuscire nemmeno a disturbarli. Inzaghi su questo aspetto a un certo punto mi ha fatto sollevare un po' il campanello d'allarme perché dopo la partita dice: "Non siamo stati squadra, non abbiamo giocato da squadra, eravamo svuotati mentalmente", qualcosa del genere. Qui qualcuno ha già montato un caso perché è chiaro, dici: "Non siamo stati squadra", secondo me non intendeva dal punto di vista, ne parlavamo oggi con Simone in redazione, filosofico, cioè, non è che ognuno ha pensato per sé, non è spogliatoio spaccato, non è questa la chiave secondo me del "non siamo stati squadra", quanto proprio in campo. Non è stato un corpo unico, non è stata una squadra che ha funzionato in maniera unica, che è il vero punto di forza di questa Inter in realtà. E qui ci collego anche il terzo problema chiave del momento, che è quello fisico, inevitabilmente. È un'Inter che è arrivata sempre seconda, sui palloni, sui contrasti. Le ammonizioni per interventi spesso in ritardo, secondo me, sono un grande indicatore di questo. Detto che poi nel Milan qualche ammonizione manca, per esempio su Fofana, che ha rischiato di prenderne più di una in realtà, però ecco, noi le abbiamo meritate perché siamo arrivati in ritardo, con interventi spesso in ritardo e è evidente secondo me quando è così che mancano proprio le gambe che non girano al meglio ancora in questa fase, soprattutto su diversi elementi cardine di questa squadra. E qui, come dicevo, io ho una mia teoria che porto avanti da qualche settimana e che si sta, riempiendo di qualche indizio in più di settimana in settimana, ovvero l'obiettivo principale di questa prima parte di stagione è arrivare agli ottavi di finale di Champions League e mi sembra abbastanza evidente. Ma, come dicevo qualche settimana fa, non è tanto questo l'unico obiettivo, cioè ho l'impressione che l'Inter voglia fare un po' il Manchester City, dicevo, facendo un paragone molto forte. So che qualcuno qui già comincerà con i commenti, storcerà il naso, so che non siamo paragonabili per livello di rosa, di costruzione, eccetera, però che cosa intendo? Intendo l'idea di andare agli ottavi di finale di Champions intanto, magari senza passare dai playoff, così ti togli 2 partite noiose e fastidiose in un periodo di calendario veramente intenso, e in campionato riuscire a stare lì, in zona, alta, cercare di rimanere quindi in lotta, in corsa con le altre, per poi provare a decollare nella seconda parte di stagione, considerando che la seconda parte di stagione sarà fondamentale per la volata tra campionato e Europa, ma ci porterà anche al mondiale per club, dove questa Inter vuole fare una bella figura, assolutamente. Quindi, secondo me potrebbe esserci questa idea, di preparazione e di gestione della stagione. Dall'altro lato c'è qualcuno che mi dice anche che Inzaghi in realtà non devo essere così ottimista perché Inzaghi ha problemi a preparare le stagioni più "strane", tra virgolette. Cioè 2 anni fa abbiamo avuto un periodo simile. Ci sono secondo me purtroppo dei paragoni con l'inizio di stagione del 2022, ma io non voglio pensare che l'Inter sia tornata indietro di 2 anni, non ci credo, su questo. Però ci sono delle similitudini e quella era una stagione in cui, a metà ti dovevi fermare per il mondiale, che si giocava a metà, stagione. Quest'anno quindi le similitudini potrebbero esserci perché essendoci il mondiale per club e la nuova Champions, mi dicono Inzaghi potrebbe non essere bravo abbastanza a gestire queste novità e queste difficoltà. Non lo so, potrebbe essere. Io sono più della mia idea, cioè l'aver impostato la stagione con l'obiettivo di decollare un po' più avanti e, come ho detto tra l'altro più e più volte in queste settimane, vi ho portato proprio i numeri, alla mano, l'Inter di Inzaghi tra settembre e ottobre ha sempre avuto dei periodi di assestamento necessari e ha incontrato delle difficoltà. In tutte le stagioni di Inzaghi settembre-ottobre sono sempre stati dei periodi, di difficoltà, in cui ha barcollato. Anche l'anno scorso, dove siamo stati quasi perfetti in campionato, eppure tra Real Sociedad, poi ad Empoli vinci con grandissima difficoltà, perdi col Sassuolo e poi con la Salernitana primo tempo sei 0-0. Vi ricordate che lì già c'erano grossi mugugni e grosse difficoltà ed era sempre, questo periodo. Quindi l'anno scorso, da quel periodo poi sei riuscito a trarre degli insegnamenti e sei riuscito a non fermarti più praticamente, soprattutto in campionato chiaramente. Ora usciamo da una settimana tra Monza, City e Milan che solleva chiaramente degli interrogatori, solleva degli interrogativi scusate, solleva chiaramente delle domande che sono obbligatorie, soprattutto sul come sono state gestite le risorse e le rotazioni anche in termini di priorità di obiettivo che sono stati dati, perché
Se stiamo ai risultati di questa settimana, la gestione del triplo impegno in una settimana è stata molto deludente. È evidente che il Manchester City ha condizionato tutto. Qui c'è qualcuno che dice si sta dando la priorità alla Champions solo per i soldi. Non lo so, io continuo a rimanere sulla mia teoria, però è evidente che la partita col City ha condizionato tutto, perché a Monza vai a fare il turnover, chiaramente perché dopo c'è il Manchester City, ma io è un turnover che condividevo, lo ripeto, ma comunque è un turnover che ti ha condizionato, è un turnover dove comunque potevi vincere anche con le alternative, perché a Monza devi vincere anche con le alternative, ma hai deluso come prestazione e questo la dice lunga sul fatto che, comunque non puoi permetterti di andare di inerzia. È vero che puoi gestire delle risorse, ma non puoi andare di inerzia. A Manchester praticamente tutto perfetto, c'è poco da dire, ma è una partita che ti ha tolto tante energie mentali e fisiche, soprattutto in alcuni giocatori chiave. E il vero problema, secondo me, del momento è stato non aver capito questo, quante energie effettivamente ti aveva tolto quella partita lì e quindi aver provato a giocare il derby, come al solito, cioè aver provato a giocare come se fosse la solita Inter, la migliore Inter possibile, quando invece per motivi fisici, per motivi mentali e per motivi anche di avversario della sua bravura non potevi farlo, non potevi assolutamente farlo. E come dicevo dopo Monza, quando non ci sono elementi chiave in campo come Cianoglu, come Bastoni, come Barella, non puoi giocare con le alternative come se ci fossero i titolari. E idem se i titolari ci sono, ma non sono al top della condizione, non puoi giocare come se lo fossero. Lo vediamo, abbiamo detto più e più volte questa cosa e forse a maggior ragione lo possiamo dire dopo questo derby. Se il centrocampo dell'Inter non gira alla perfezione, l'Inter rischia di diventare una squadra normale per certi versi. E quindi è un tema da approfondire, è un tema da affrontare. Quindi questa è una responsabilità che do ad Inzaghi in questo momento, che deve trovare anche delle vie alternative di gioco, soprattutto in determinati momenti. È una partita questa in cui purtroppo, va detto, ha sbagliato la lettura iniziale e anche a gara in corso. È vero che i centrocampisti titolari erano tagliati fuori e hai preso delle imbucate pesanti anche con loro, ma con i cambi la situazione non è migliorata per nulla e ad un certo punto era evidente che avremmo preso gol. Ci siamo parlati con Simo mentre eravamo in diretta, era evidente che avremmo preso gol e non mi aspettavo di prenderlo su calcio piazzato magari, che questo è ancora più grave per certi versi, ma si capiva che l'Inter avrebbe preso gol prima o poi e in situazioni così, secondo me, devi essere bravo in alcuni momenti anche a dire: "Okay, accetto di lottare per il pareggio, per portare a casa il pareggio" e non ci vedo nulla di male francamente. In un momento in cui ti vedi in difficoltà, stai annaspando, non sei al top, lo stanno facendo anche tutte le altre squadre con cui siamo in lotta. Infatti io per fortuna il campionato per ora ci dice che non c'è una squadra che dà la sensazione di poter scappare, almeno in questo momento in campionato. Queste sono state 3 partite quindi, che devono dare una sveglia forte a questa Inter, deve dare anche tanti insegnamenti perché, anche il City, visto che prima facevo il paragone col City, ha avuto delle difficoltà in questa settimana. Ha fatto turnover nella partita prima di noi, rischiando di non vincere, ha pareggiato con noi e poi con l'Arsenal stava portando a casa una sconfitta in casa per 2-1, è riuscito a pareggiare in qualche modo al 98esimo, però stavano perdendo in casa in 2-1 in una sfida paragonabile alla nostra, perché Manchester City Arsenal è paragonabile a Inter Milan. Il Milan è la seconda potenza dello scorso campionato, come dicevo, quello del mercato, ribadisco, si è rinforzato molto. Quindi se ha problemi il City non dobbiamo accettare anche noi di avere problemi, però capite che ci può essere che anche l'Inter ci può stare che anche l'Inter possa avere, dei problemi. Per questo ho fatto dei paragoni con il City anche a livello di interpretazione della stagione da parte di Inzaghi. Mi aspetto, come dicevo ora, dei segnali forti perché ci aspetta una settimana piena di lavoro, si potrà lavorare tutta la settimana e poi altre 3 partite ravvicinate e un calendario molto difficile da qui in avanti, perché avremo l'Udinese in trasferta, subito dopo la Stella Rossa a San Siro in Champions e poi il Torino a San Siro. Udinese e Torino. L'Udinese ha perso male con la Roma, ma ci sta davanti in classifica e anche il Torino è primo in classifica, quindi molto complicata con una partita e mezzo di Champions. C'è la sosta per le nazionali e poi si torna con la Roma in trasferta, lo Young Boys in trasferta e Inter Juve a San Siro. Quindi è un periodo veramente molto molto intenso dove potremo mettere, diciamo, sul campo in pratica gli insegnamenti che dobbiamo trarre da questo avvio di stagione altalenante. Abbiamo perso un derby, fa male, poi col senno di poi è facilissimo dire un Bissek, a un certo punto c'era la sensazione che Bissek ti avrebbe potuto dare di più dentro questa partita dove Pavard ha fatto molto male ancora una volta e dovremo parlarne. Uno Zelinski magari un pochino prima
forse si poteva mettere, Taremi che è uscito molto bene dalla gara col City, forse si poteva mettere, ma questi sono discorsi molto facili da fare in questo momento. Però ecco, c'è chi ha perso 6 derby di fila, non eravamo più abituati, quindi capisco che è una cosa strana, fa molto male. Io in primis, a me in primis sta facendo molto male questa cosa. È una partita che è stata interpretata male, dall'inizio alla fine. Fortunatamente ce ne sono capitate poche in questi anni, negli ultimi anni di Inter, quindi non possiamo buttar via oggi tutto quello che è stato fatto. Bisogna avere però la lucidità di prendere questa partita come una sana sveglia. Lo dico per la terza volta, ma vale per l'allenatore assolutamente, ma vale anche per tanti calciatori che non stanno giocando ai loro livelli, come quelli che ho citato, ma non solo. Vedremo se avrò avuto ragione con la mia teoria, me lo auguro, perché vuol dire che adesso ci aspetta un periodo tra ottobre e novembre, soprattutto seconda parte di stagione, di possibilità di decollare. Intanto cerchiamo di farne tesoro, riprendiamo fiato questa settimana e cerchiamo di ripartire. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, vi chiedo di farmi sapere un po' le vostre su questo derby, mi raccomando in maniera educata, e poi ci confronteremo leggendo i vostri commenti nella diretta alle 19:30, ma io ne approfitto ragazzi in questo momento per invitarvi ad entrare nel nostro club su www.passioneinter.club. Questo lunedì dalle 22 ci aspetta un appuntamento molto caldo in cui daremo la parola a voi, ai nostri sostenitori, quindi potrete aprire i microfoni e parlare direttamente con me, con il nostro staff e confrontarci su tutto quello che è successo. Quindi sono appuntamenti esclusivi per chi fa parte del club, per cui vi aspetto su passioneinter.club soprattutto in questo momento. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.